Tornavamo da una cena deliziosa nel nostro ristorante italiano preferito. Tori aveva bevuto un po' più del solito. Siamo sposati da 5 anni e, a volte, le cose diventano un po' strane. È passata una settimana dall'ultima volta che abbiamo fatto sesso, più di alcuni mesi dall'ultima volta che abbiamo fatto l'amore. Non riesco a mettere il dito su cosa ci sia tra di noi, ma spero che stanotte possiamo fare l'amore di nuovo e rimetterci sui binari. Ho premuto il telecomando della porta del garage e non ho ottenuto nulla. Quando sono uscito dall'auto, il faro con sensore di movimento avrebbe dovuto illuminare l'area. Era un tipo di blackout, non proprio, poiché tutti i nostri vicini erano ben illuminati. Usando il mio cellulare come torcia, mi sono avvicinato alla nostra porta d'ingresso, che era leggermente aperta. Non riuscivo a rilevare alcun danno al telaio della porta. La nostra porta d'ingresso è aperta. Ci siamo dimenticati di chiuderla prima di uscire? Non penso. Sono positivo che l'abbia chiusa a chiave dopo aver preso la posta. Inoltre, so che ho attivato il sistema di sicurezza quando siamo usciti. Non mi avrebbe permesso di farlo se una porta o una finestra fosse stata aperta. Guardando il mio telefono, non c'erano messaggi dalla compagnia di sicurezza. Normalmente ricevo un avviso quando abbiamo un'interruzione di corrente. Quindi non so perché non sono stato notificato. Tori mi ha gridato dalla macchina: «John, dovremmo chiamare la polizia. Se qualcuno è entrato potrebbe ancora essere lì». Non volendo fare l'eroe, ho lasciato che Tori chiamasse la polizia. 10 minuti dopo sono arrivate 2 volanti. Gli agenti sono usciti casualmente dai loro veicoli dopo che io e Tori ci siamo presentati. L'agente Hanger ha fornito supporto mentre l'agente Vic entrava in casa. Pochi minuti dopo, le luci si sono accese. Vic è uscito dalla casa e disse che gli interruttori del quadro elettrico erano stati scattati. «Sembra che tu sia stato derubato. Perché non ti scorto attraverso la casa mentre Wes fa lo stesso con tua moglie?» La compagnia di assicurazioni ti dice sempre di fare elenchi, scattare foto e aggiornare i tuoi record. Non ho fatto nulla di tutto ciò. Il mio sistema di sicurezza doveva proteggermi dal furto. Io e Wes sì, siamo fermati dalla console di controllo della sicurezza e abbiamo determinato che il sistema era stato messo in uno stato dormiente. Chiunque sia entrato conosceva il mio codice e come disattivare l'intero sistema. Andiamo in garage a parlare. Dopo 15 minuti di domande su chi avesse rancori o vendette contro di me, Vic e Wes decisero di scambiarsi. Nei successivi 15 minuti, Wes ha fatto praticamente le stesse domande di Vic. Immagino che questi ragazzi vedano queste cose tutto il tempo. Erano molto ottimisti quando hanno lasciato la scena. Hanno preso le nostre dichiarazioni e diverse dozzine di fotografie, cercando impronte sulle porte, sul pannello di alimentazione e sul sistema di sicurezza. Mi sentivo come in un qualche show televisivo criminale. Lo stomaco mi si rivoltava al pensiero di ciò che potrebbe mancare. Quando gli agenti se ne andarono, Tori annunciò che essere stata derubata la faceva sentire sporca e che avrebbe fatto una doccia. Mentre era in bagno, ho controllato ogni stanza cercando di trovare qualcosa che mancasse. Non ho trovato nulla. Concesso, non sono completamente familiare con tutto ciò che possediamo, ma le cose principali erano ancora lì. Abbiamo interrotto prima che potessero derubarci. Forse abbiamo avuto fortuna. Quella speranza per una notte di passione non si è mai materializzata. Non c'era modo di superare il sentimento di essere stati violati. Tori pensava che mancassero alcune scatole di assegni inutilizzati, quindi abbiamo contattato la banca. È stato un dolore stabilire un nuovo conto corrente, ma rimuovere la possibilità che quel conto bancario venisse svuotato ha fornito un certo conforto. Non abbiamo fatto sesso per un'altra settimana. Tori sosteneva di non sentirsi al sicura e le era difficile essere appassionata, ma aveva un punto. 4 settimane dopo il furto è successo di nuovo. La nostra è una città abbastanza piccola e sono intervenuti gli stessi 2 agenti. Non sorprende, immagino, dato che era lo stesso giorno della settimana e la stessa ora del giorno. L'unica differenza questa volta era che Dibiu mi ha intervistato per primo. Le sue domande questa volta includevano voler sapere quali richieste di assicurazione avevo presentato. Ha certamente accennato di dover escludere la frode assicurativa. Molto simile alla prima volta, ciascun agente ha trascorso 15 minuti con me.
e 15 minuti con Tori. Ancora una volta, Tori annunciò che essere stata derubata la faceva sentire sporca e si diresse a fare una doccia. La gente sorrise a quel commento, poi mi salutò e se ne andò. Questo sistema di sicurezza è inutile. Dopo essermi lamentato con loro, mi hanno guidato attraverso i passaggi per riprogrammare il codice di accesso. Eppure, eccomi di nuovo qui con la polizia che cerca impronte e scatta decine di foto. Ancora una volta non ho trovato nulla che mancasse. Sì, c'erano porte aperte e cose sparse in giro, ma le mie telecamere erano ancora qui, i miei computer erano intatti e non avevano preso nessun gioiello di Tori. Il mio rilevatore lampeggiava. C'è qualcosa di sospetto in questi furti. Piuttosto che rischiare telecamere di sorveglianza che necessitavano di alimentazione AC, ho optato per la varietà a batteria. Era più economico comprare un pacco da 6. Mentre Tori era fuori a fare shopping, ne ho messa una su ciascuna delle 3 entrate. Poi una nel mio ufficio e una nella sala da pranzo dove era situata la nostra cassaforte. L'ultima era nella camera da letto, posizionata in modo tale da poter sorvegliare i gioielli di Tori, e anche l'armadio dove erano conservate le mie armi. Le batterie non sarebbero morte fino a molto dopo che la memoria della telecamera era stata esaurita. Ora speravo che venissimo derubati di nuovo. L'atteggiamento di Tori cambiò per diventare un po' più arrogante nei miei confronti. Era come se mi stesse incolpando per il furto, quasi come se sentisse di essere in qualche modo più intelligente di me. Forse lo è, ma questa non è una competizione. Siamo sposati. Ho riflettuto su tutte le mie interazioni personali. Non c'era una singola persona che spiccava. Nessuno era sospetto. Tori sosteneva lo stesso. Nessuno le veniva in mente. Siamo usciti a cena 2 settimane dopo l'ultimo furto, ma la casa era a posto quando siamo tornati a casa. Cambio ancora il codice di accesso al sistema di sicurezza ogni pochi giorni. Ho anche attivato l'allarme non inserendo il codice, solo per vedere se funzionava ancora. A quanto pare funzionava, poiché sono stato bombardato di messaggi e telefonate dalla compagnia di sicurezza. Piuttosto che uscire a cena di sabato sera, ho convinto Tori a farlo venerdì sera. Il terzo furto è avvenuto mentre cenavamo fuori. Furono Wes e Vic a intervenire. Non furono gentili nel modo in cui mi trattarono. All'improvviso sono il principale sospettato numero 1. Stavo per dirgli delle mie telecamere, ma con il loro atteggiamento, dannazione, le esaminerò dopo che Tori sarà andata a letto. Oltre a ciò, quella telecamera nella camera da letto potrebbe avere Tori che si aggira nuda e non c'era. Mentre Tori faceva di nuovo la doccia e andava subito a letto per la sera, ho tolto la telecamera dalla camera da letto mentre lei era sotto la doccia. Mi sono serviti solo circa 5 minuti per raccogliere le altre telecamere. Che festa! Tutta questa cosa era una trappola. Dopo che siamo usciti per cena, gli agenti Honor e Stearns sono entrati dalla porta sul retro. Hanno digitato il codice di accesso per soddisfare il sistema di sicurezza e, con qualche altro tasto, hanno spento il sistema. Woods è uscito dietro e le luci si sono spente. Con solo le loro torce a illuminare, le telecamere li hanno ripresi mentre facevano sembrare che la casa fosse stata svaligiata. Ma che diavolo è tutto questo? Erano solo in casa per circa 10 minuti. La prossima azione è stata quando l'eroico agente ha messo in sicurezza la nostra casa mentre noi aspettavamo fuori. Quando ho visto gli altri video, mi veniva voglia di prendere le mie armi. Dopo che Wes è andato con Tori e Vic mi ha portato fuori in garage, Tori ha proceduto a soddisfare Wes per 1 minuto, poi lo ha lasciato fare con lei senza protezioni. Dopo che lui ha finito, lei ha pulito. È allora che gli agenti si sono scambiati. Ha fornito lo stesso servizio per Vic. Lui ha passato molto tempo con lei, ci è voluto un po' più di tempo per finire. Nessuna meraviglia che la strega si sentisse sporca dopo i furti. La vendetta sarebbe stata completamente alla luce del sole. Non passerò tempo dietro le sbarre, ma penso di poterli mettere via per un po'. La mia prima fermata è stata l'FBI. Anche se erano interessati, era fuori dalla loro giurisdizione. Hanno però organizzato un incontro con l'ufficio del procuratore generale dello Stato. Le cose si sono messe in moto rapidamente. Non conoscendo l'entità della corruzione all'interno del nostro dipartimento di polizia locale, il blitz sarebbe stato fatto solo con i vice di altre giurisdizioni.
Il procuratore generale dello Stato aveva in programma di rendere questo un evento immediato, dato che aveva ambizioni politiche. Per il 1° aprile, Tori ed io avevamo pianificato una bella cena fuori. Ho fatto scuse su scuse nelle ultime 3 settimane per non uscire. Quasi certamente i traditori avrebbero colpito e saremmo stati derubati. Come previsto, siamo stati svaligiati di nuovo. 5 minuti nell'interrogatorio di Wes mi sono scusato per rispondere a un messaggio. Quello che ho realmente fatto è stato iniziare l'elettronico sparo dei miei fuochi d'artificio. I fuochi d'artificio legali di oggi sono piuttosto mansueti, a meno che non ti aspetti di sentirli. Inoltre, se li metti in lattine di zuppa vuote, il suono diventa molto amplificato e può spaventare a morte. Chi sapeva che si potesse avere un'app per far esplodere i fuochi d'artificio? Questo non era uno spettacolo di Bang Silentio Bang. No. Avevo nascosto oltre 50 forti colpi singoli sotto il nostro letto, nell'armadio della biancheria, nell'armadio della camera da letto e nell'armadio dei cappotti del corridoio. Ne avevo persino nascosti alcuni nel garage, assicurati nelle lattine di zuppa. Non erano una minaccia di incendio. Non appena i primi sono stati accesi, il vecchio Dudley D è saltato giù dal cofano della mia macchina e ha subito estratto la sua arma. «Gettati a terra!» ha urlato a me, mentre Wes si chiedeva se entrare in casa o meno. Ha comunicato alla sua radio su una situazione di sparatoria attiva. Quello che non sapeva era che c'erano già diversi membri del Dipartimento dello Sceriffo e un rappresentante dell'ufficio del Procuratore Generale dello Stato ad aspettare fuori. Quando Wes ha optato per andare nel cortile dietro, è stato accolto da un faro e Joey è stato ordinato di buttarsi a terra. Ho aperto la porta del garage per trovare alcuni agenti con le pistole che mi stavano immobilizzando con le mani sopra la testa. Il capitano li ha richiamati. All'incirca in quel momento un Vic completamente nudo è uscito barcollando dalla porta d'ingresso. Portava i suoi pantaloni e agitava la sua arma in giro. Quando il megafono e i fari lo hanno colpito, ha capito che era finita. Un Wes imbarazzato è stato lentamente scortato fuori dal cortile dietro, manette alle spalle. L'ufficiale comandante aveva permesso alle troupe televisive di accendere le loro luci e telecamere, quindi tutto è stato catturato per i loro spettatori. Dopo essere stato invitato dal megafono e indossando solo il copriletto, Tori si è unita ai ragazzi faccia a terra sul prato. Ho gridato verso il trio: «Pesce d'aprile, idioti!» Ciò ha fatto ridacchiare tutte le persone radunate. Per l'ora successiva si poteva sentire lo stuzzicare sull'episodio del pesce d'aprile. Questa è stata una grande storia per le notizie televisive. Sesso, inganno, corruzione della polizia ed esplosioni. Niente come dare qualche intervista per attirare membri disponibili del sesso opposto. Sopravviverò benissimo. Ogni volta che Tori chiamava, si agitava. Tutto quello che dicevo era «Pesce d'aprile, Tori». Tori ha fornito prove a favore dello Stato per un accordo di patteggiamento negoziato. Ha testimoniato che tutto è iniziato con una fermata del traffico. Wes ha suggerito che avrebbe potuto eludere la giustizia con un piccolo favore, anche se sapeva che ero presente durante il processo. Tori non ha mai fatto contatto visivo. Sì, sapeva che era sbagliato. No, non sapeva perché aveva deciso di prendere quella strada. Poi ha testimoniato che Vic l'ha fermata una settimana dopo per un'altra citazione. Ha evitato di nuovo la giustizia. Dopo quegli incontri, Tori veniva fermata regolarmente da uno o dall'altro. Quegli incontri non erano casuali, poiché il trio ora si scambiava messaggi. Decisero che sarebbe stato divertente sfregiarmelo in faccia, sentendomi all'oscuro. Si alternavano con Tori mentre l'altro prendeva la mia dichiarazione. 2 anni e 100 ore di servizio comunitario per Tori e la perdita del suo matrimonio. 5 anni per Wes e Vic, con le loro carriere e matrimoni rovinati. La città ha risolto la mia causa fuori dal tribunale. L'accordo di non divulgazione mi impedisce di divulgare i termini. Detto ciò, sto guidando il mio nuovo camion da $70.000 fino alla mia villa da $1 milione sul lago. Non ho debiti. Il mio nuovo sistema di sicurezza utilizza la tecnologia delle impronte digitali per attivarsi e disattivarsi. La donna con cui sto attualmente uscendo lavora come vice per il Dipartimento dello Sceriffo. Riempie davvero bene la sua uniforme.
Di notte mi ferma nella nostra camera da letto. La fantasia funziona. Grazie per aver ascoltato. Alla prossima!